Bisogna capire che oggi il pizzaiolo deve studiare, deve avere una base culturale importante, deve essere completo come uno chef e per chiamarsi pizzaiolo, per quanto mi riguarda, deve essere completo a 360 gradi, proprio come hai detto tu. Allora Luca, un piacere essere qua. Piacere tutto mio. Finalmente ce l'abbiamo fatta a Ad incastrarci. incontrarci, assolutamente. Come stai prima di tutto? Molto bene, in forma. Tu? Carico per fare una bella chiacchierata insieme. Siamo pronti. Senti, io parto con una prima domanda Vai. chiedendoti chi è Luca? Chi è Luca Pezzetta oggi? Ma Luca Pezzetta è un ragazzo che nasce da una famiglia di ristoratori, nasce con la passione per il cibo sin da piccolissimo perché ho sempre respirato quel profumo Di casa. del sugo di nonna, no? Ok. Quindi una nonna cuoca, dall'altra parte l'altra nonna non cuoca di mestiere, ma cuoca di fatto perché è bravissima, quindi ho dei ricordi fantastici anche dall'altra parte. Mi ricordo la mia bisnonna che uscivo da scuola, mi faceva questa pasta fatta in casa tutti i giorni, quindi in ogni fronte della famiglia Un po' preso. prendevo cazzotti di cibo da tutte le parti. Ok. E quindi poi questi ricordi che ho assorbito sono diventati un po' quello che oggi è la mia più grandissima passione, il mio lavoro. Quindi Luca oggi è una persona super appassionata che vive di food, vive di cibo e ama far godere e far vivere al cliente ogni sensazione che vorrei. Condividere. Sì, C'è anche, no, riprendendo i discorsi che facevamo prima off camera, prima dell'intervista, che tuo nonno ha aperto il ristorante da Pezzetta, mia città natale, dove tutt'oggi ci sono i miei genitori a Grottaferrata, e quindi no, un po' parliamo, come dicevi anche te, no, delle origini. certo. È da là già che hai cominciato a prendere le misure su quello che poi sarebbe stato il tuo futuro in questo mondo, insomma. Guarda, diciamo di sì, diciamo il ristorante da Pezzetta per me è un ricordo Ok. bellissimo perché oggi quando penso a quello che faccio e poi vado a ricordare quello che ho visto quando ero piccolo, mi ricordo quella ristorazione perfetta, no? Che oggi sognerei perché era una ristorazione fatta di una grande brigata, parliamo di una brigata che in cucina, non ti faccio esagerazione, saranno state 15-20 persone. Due matrimoni, tre matrimoni nella stessa giornata, due insieme in contemporanea a pranzo, 30 persone in sala, quella macchina perfetta che funzionava alla perfezione senza poi applicare quelle procedure e quei metodi che oggi hanno le aziende moderne Ok. e venivano naturali quelle procedure, no? Quindi Coordinata all'unisono, assolutamente. naturalmente. E mi ricordo delle cose bellissime, mi ricordo una funzionalità perfetta, la famiglia che spingeva al meglio, cose che oggi magari sognerei di avere, no? Perché oggi un po' la mentalità è cambiata nel mondo della ristorazione, soprattutto per chi si approccia a questo mestiere. I ragazzi giovani non entrano più come una volta con il discorso di dire voglio fare il cameriere per tutta la vita o voglio fare il cuoco, faccio la gavetta e faccio un percorso. Oggi chi entra in ristorazione ci entra in maniera differente, magari chi si paga gli studi, pochissimi lo fanno perché pensano di fare il lavoro della propria La propria vita. vita. E anche chi entra in cucina oggi entra magari con un corso di cucina già fatto, con la presunzione di essere già uno chef, quindi senza essere passato dalla pulizia delle cappe come faceva fare mio nonno. Mio nonno quando entrava un cuoco diceva tu pulisci la cappa per una settimana, forse anche due, poi Poi forse. forse inizi a lavare i piatti. Proprio la gavetta pura. Assolutamente. E lì diventavi un militare, lì diventavi uno chef, diventavi colui che poteva fare 600 coperti e reggeva botta. E, e questo è il ristorante Pezzetta sostanzialmente, quello che era un ristorante di famiglia, mio nonno era in pizzeria con i suoi fratelli, e ricordi bellissimi, i fratelli uno stendeva, uno condiva in uscita, uno stava al forno, tutte le mogli in cucina. Stupendo. Un ambiente conviviale Sì, proprio, sì, sì, puro. assolutamente. Un'altra cosa anche, no, studiando un po' quello che è stato il tuo percorso di vita professionale, personale, ho letto che diciamo, un po' uno sliding door, un momento importante della tua, no, carriera è stato quando Gabriele Bonci è venuto al ristorante di tuo padre, si è seduto e è là
che hai capito anche, ok, questa effettivamente può essere la mia strada, può essere il mio futuro, quello a cui no, voglio dedicare la mia passione, no, un Certo. domani. Allora, Gabriele come è stato un visionario ed è tuttora un visionario sul mondo della pizza, è colui che ha forse fatto evolvere il modello della pizza in Italia. È stato anche molto bravo, l'ho detto anche in alcune interviste, a tirar fuori degli allievi che oggi sono imprenditori, hanno delle proprie attività di successo e forse sono anche tra i principali esponenti della cucina, pizzeria e quant'altro in Italia. E questo perché? Perché quando lo hai nel sangue, quando respiri questa cosa con tanta passione, riesci a guardare negli occhi forse chi è predisposto a fare questo o meno. Oggi veramente se vedi una persona che è predisposta lo vedi in 5 Subito. secondi. Lui venne a mangiare da noi, era diciamo un cliente fisso perché veniva in famiglia il fine settimana. Un giorno mi ha detto vieni al Pizzarium, vieni da me, e da lì è nato un percorso. Mi sono appassionato, mi si sono aperte tante finestrelle nella testa, ho capito tante altre cose rispetto a quelle che già conoscevo in precedenza, ho iniziato ad imparare tutto quel mondo della panificazione, l'etica, il rispetto per le materie prime, il mondo degli impasti, le fermentazioni, che sono un mondo che affascina all'infinito perché la fermentazione è una cosa viva, quindi diciamo è come mettere in vita ogni giorno un qualcosa. E da lì passo al panificio da lui, faccio un'esperienza anche nel panificio, quindi tutto il mondo Quindi del un po', pane. insomma, hai Sì, visto vari, sì, vari aspetti, sì. no? Ok. Ed è nato quello che oggi è poi il mio lavoro, quindi ho unito un po' quello che era il percorso di famiglia, le conoscenze del ristoratore di una volta, di mio nonno, la parte della cucina, la parte della panificazione di Gabriele, e ho fatto un tutt'uno e ho creato un mio pacchetto Luca Pezzetta. Ok, ok. Ho creato, diciamo, il Tua- mio modello. Una tua visione, ovviamente. Assolutamente. Mi hai fatto in realtà un assist, perché mi hai parlato di materie prime e sentendo una tua precedente intervista ho trovato un punto molto interessante che hai spiegato, legato al fatto che oggi un pizzaiolo, come uno chef, deve conoscere la materia prima a 360 gradi, no? Deve saper panificare, deve saper pulire il pesce, deve saper conoscere le materie prime, come hai detto giustamente prima. E quello che ti voglio chiedere è, secondo te ad oggi, un pizzaiolo di successo, quali qualità deve padroneggiare per essere effettivamente insomma, un pizzaiolo che può vedere in là, può vedere oltre? Te la prendo alla larga e ti rispondo. Vai. Parto un po' dalle origini. Secondo me siamo in Italia, lo sappiamo tutti, siamo nella città, nel paese della gastronomia per eccellenza, uno dei paesi più completi al mondo. Siamo diventati patrimonio UNESCO Siamo recentemente. pazzeschi, abbiamo una biodiversità che, dimmi un altro paese del mondo che ha i prodotti che abbiamo noi, non esiste. Innanzitutto dovrebbe essere materia scolastica quella che noi oggi Sottoscrivo. facciamo come mestiere, quindi la ristorazione, il food, la gastronomia dovrebbe essere materia scolastica perché forse ancora c'è poca conoscenza di quello che è realmente il valore dei nostri prodotti in Italia. Soprattutto una materia scolastica che insegni un po' quello che è anche saper mangiare, perché ci stiamo dirottando e purtroppo stiamo andando sempre più verso questi cibi processati, verso questa ristorazione un po' troppo artefatta, no? Quindi ed è importante. E a questo punto, se un pizzaiolo già nascesse con una base culturale dalla scuola su quello che è la gastronomia, sarebbe già un passo avanti. Quindi ti dico che forse alcune volte mancano proprio delle conoscenze base per poter poi arrivare ad un obiettivo. Questo obiettivo sicuramente deve essere quello di avere una conoscenza in cucina a 360 gradi. Secondo me, secondo il mio punto di vista, partiamo da un presupposto base che oggi si dice sempre, lo leggo nelle recensioni, lo leggo sotto i commenti dei podcast, quando dicono sì, ma la pizza è popolare, deve essere così. Sì, perfetto, anche la cucina una volta era Era popolare. popolare. Oggi certo. però Si è ci evoluta. sono Certo. tante varietà e tante tipologie, no? Certo. Oggi lo chef, parliamo dello chef strapreparato, che può essere stellato o non stellato, ha una conoscenza molto ampia di Ampia. quello che è il prodotto, Certo. riesce a lavorare il prodotto, la materia prima in una maniera molto più evoluta per esaltarlo al meglio, per esprimere al meglio. E chi mangia una pizza da parte anche del cliente non ha ancora una preparazione psicologica per capire che anche una pizza può subire questa evoluzione. Certo.
Poi, come esiste il ristorante da pane e vino dove spendi 5 euro, esiste il ristorante dove ne spendi 1000, quindi per ogni target. E anche le pizzerie devono avere, secondo il mio punto di vista, questa evoluzione per valorizzare quello che è poi sia il nostro lavoro, che per valorizzare anche la pizza sostanzialmente. Perché la pizza dietro ha un lavoro tecnico molto importante. Partiamo da un presupposto che faccio sempre un esempio, no? Quando si critica il prezzo di una pizza e non si critica il prezzo di una pasta, di un primo, dico sempre la pasta basta buttarla nel bollitore alcune volte, una pasta secca, metterci un condimento e pronta. La pizza c'ha l'impasto, la È lievitazione, una lavorazione lo molto più stoccaggio, complessa. bravissimo. E la cottura c'è molto più lavoro Lavoro dietro dietro. rispetto a un piatto di pasta, no? Poi dipende che piatto di pasta è e dipende che pizza è. Però per dire, bisogna capire che oggi il pizzaiolo deve studiare, deve avere una base culturale importante, deve essere completo come uno chef e per chiamarsi pizzaiolo, per quanto mi riguarda, deve essere completo a 360 gradi, proprio come hai detto tu. Un lievitista. Lievitista, conoscitore della materia prima, ricercatore di produttori, deve conoscere la filiera per cui lavora, filiera delle materie prime, deve saper trasformare la materia prima sulla pizza, perché dico sempre che l'impasto sia importante, ma è la base, poi tutto il resto che ci va sopra deve essere ben Altrettanto di gestito, qualità, certo. assolutamente, e deve essere un po' smascherato e secondo me eliminato il concetto di mettere tutto su questo disco di pasta e buttarlo in forno a 400 gradi. Cioè una pizza sopra ha dei condimenti che devono essere rispettati e gestiti nella miglior maniera per poter essere Per poter esprimere il loro potenziale al massimo. quindi è questo, sì, è importante che si accetti mentalmente che la pizza deve subire un'evoluzione, forse ancora non conviene, dico una cosa provocatoria, non conviene accettarlo perché il prototipo di pizza in Italia, soprattutto in dei paesi dove la pizza è stata fondata, dove la pizza è cultura, non conviene farla evolvere perché non ci sarebbero le basi conoscitive per poter Per poterlo fare. affrontarlo. Quindi sì. Sempre collegandomi un po' anche al percorso professionale, tu hai fatto tanta gavetta, hai fatto anche collaborazioni con anche chef stellati tipo Nico Romito, che è famoso oggi per la sua collaborazione con Bulgari, con Heinz Beck della Pergola di Roma, appunto. Hai fatto tanta formazione. C'è stato un momento in cui, cioè, qual è stato il momento in cui tu, dentro di te, è scattato quel, ok, ho assorbito un po' da tutti quanti, ho visto diverse cose, adesso voglio dire la mia, cioè voglio condividere la mia visione gastronomica. C'è stato un momento in particolare che riesci a riconoscere? Allora, devo dirti una cosa, io tuttora mi sento come quando ho iniziato il giorno 1 sostanzialmente, perché ogni giorno c'è da imparare. Ieri proprio ero con uno chef di Milano molto bravo, un ragazzo giovane che sta facendo secondo me un percorso fondamentale. Solo guardandolo lavorare 2 minuti ho imparato 30-40 cose su una materia che io lavoro tutti i giorni, che è il pesce. Quindi anche se la lavoro tutti i giorni, vado tutti i giorni all'asta, conosco il pesce perfettamente per quello che è il pesce del mio territorio, ieri guardandolo ho imparato tanto. Quindi non mi sento arrivato, non ho mai visto la differenza e sentito la differenza tra il giorno 1 e oggi. Mi sento sempre che ogni Sempre un giorno... percorso in evoluzione. Sì, sì, perché comunque c'è sempre da imparare, c'è sempre chi ne sa più di te e questo è importante, quindi è proprio appunto avere sempre un confronto. Prima hai nominato degli chef importanti, no? Nico Romito, Heinz Beck, che oltre ad essere amici mi hanno dato l'opportunità di fare queste serate a quattro mani con loro in passato e fare quelle serate con loro è stata per me una pura scuola, perché comunque sì, ho visto tantissime cose che mi hanno insegnato molto. Dico sempre che fare dei percorsi lunghi di formazione forse non porta al risultato. È importante avere delle piccole pillole da tutti per poi farti Piccoli un'idea. step. Sì, magari si apprende più in una serata con uno chef che tante persone un mese all'interno di una cucina. Quindi è importante sempre avere dei confronti, Essere aperti. assolutamente dei confronti e guardare, andare a mangiare in giro. Andare a mangiare è una scuola fantastica, è la miglior scuola.
Io non amo andare a mangiare perché mi piace andare per locali, ma mi piace proprio andare a mangiare per studiare i piatti, per capire cosa c'è dietro, come lavora una persona. E da lì impari tantissimo, ti si aprono tanti orizzonti. Parliamo di Fiumicino, che è una tua realtà cara, ehm, perché anche per dare un po' di contesto, tu effettivamente la tua ultima figlia imprenditoriale è Futura, qua a Milano, in cui oggi siamo ospiti, però effettivamente la tua prima figlia è stata Clementina a Fiumicino. Che cosa rappresenta per te Fiumicino e perché? Comunque, insomma, la maggior parte delle persone, no, stando a contatto con una realtà come Roma, da un punto di vista anche imprenditoriale, perché tu anche lo definisci giustamente uno chef imprenditore, perché devi avere, no, anche Certo. quella apertura mentale, no, quella flessibilità, quella visione, un po' per riprendere anche i discorsi che facevamo prima. Mi puoi spiegare perché non hai scelto Roma, ma hai scelto Fiumicino, che è anche una realtà dove tu sei cresciuto, quindi la porti nel cuore? Ma che cosa hai visto di potenziale in Fiumicino che magari in altri posti non hanno? Allora, forse Fiumicino nasce da un'insicurezza da parte mia, aprire a Fiumicino perché aprire in una zona comfort, a casa tua è molto più semplice, no? Quando sei vicino casa, quando conosci il territorio, quando conosci la mentalità del pubblico, ti rimane tutto un po' più È facile. già il termometro, no? Assolutamente. Io quando ho aperto a Fiumicino ho fatto un passo indietro, perché comunque venivo da una realtà di una multinazionale per cui lavoravo, dove mi avevano lasciato libertà di espressione, lavoravo 10 impasti differenti, confronto con tecnici, birrai, con gente che sostanzialmente mi aiutava nella crescita, avevo un ufficio stampa super, avevo un'agenzia di marketing e Eri comunicazione supportato, che era, no? Da sono entrato diversi nelle punti di miglior vista. guide gastronomiche, roba varia. Quando avrò Fiumicino ho detto se io mi metto a fare questo tipo di lavoro in un paese sostanzialmente che è una città, Fiumicino, perché dopo magari andiamo a approfondire quello che è Fiumicino, non so se mi capiscono perché devo spostare il romano e portarlo a Fiumicino. Quindi quando ho aperto con un prodotto strapopolare. Strapopolare e torno indietro e voglio fare la pizza romana, decido di fare la pizza romana, questa pizza al mattarello classica, menù molto semplice, avevo dei fritti in menù, avevo delle pizze in menù. Hai ripreso un Molto po' le semplice, sì. origini Sì, ho di detto tuo nonno, no? voglio fare un percorso, poi vediamo. La storia, Clementina se la deve scrivere da sola. Questo percorso Evolvere. lo deve scegliere il cliente sceglierà cosa sarà Clementina, quale sarà il futuro di Clementina, il territorio sceglierà e così è stato. Perché poi il cliente ha avuto la necessità di ritrovare ancora il prodotto che facevo su Roma, quindi ho rimesso determinati prodotti. Il territorio mi ha fatto un regalo immenso che è stato quello di darmi i produttori, di darmi l'identità, di regalarmi il mare, di regalarmi la terra. Dico sempre Fiumicino è un territorio di più di 200 km quadrati di estensione, è uno dei comuni più grandi d'Italia perché grazie all'aeroporto arriviamo fino a Bracciano sostanzialmente. Quindi questo territorio che parte e va verso l'entroterra dal mare in automatico ha una biodiversità incredibile a livello di materie prime, no? Quindi il Di ricchezza, no? Per pesce, riprendere un po' anche pesce, le cose che abbiamo ortaggi, detto prima. carne, latticini, allevamenti importanti, anche a stato operato, all'aperto e quant'altro. Questo ha fatto sì che Clementina si scrivesse la storia perché quando lavori con un chilometro zero a tutti gli effetti e hai il pescatore davanti che ti porta il pesce ogni giorno o il contadino dietro che ti lascia la cassetta di carote perché te le vuole regalare perché è un amico, ti scrivi la storia da solo. E inizi a lavorare con etica, inizi a lavorare con rispetto, inizi a lavorare con il tuo territorio, inizi non più a raccontare una storia perché ti inventi una storia per raccontare un qualcosa al cliente, ma inizi a concretizzare una storia vera. Quindi inizi a raccontare il tuo territorio. E Clementina è evoluta tantissimo perché in 5 anni Clementina da quello che era una pizzeria che nasce con l'idea di essere una pizzeria popolare, è tuttora ancora una pizzeria accessibile a tutti, una pizzeria che ha un multi-target sostanzialmente, perché può venire il bambino, la signora anziana a mangiarsi la margherita, ma puoi fare anche una degustazione con pairing e magari avere un percorso, avere un'esperienza totalmente diversa da quello che è la classica margherita.
E quindi oggi è un posto dove ci sono 400 etichette di vino, dove abbiamo champagne importanti, abbiamo vini importanti, una ricerca con tante esclusive, Costante, sì. un percorso di impasti che varia dallo sfogliato, la pizza romana, all'impasto stratecnico e all'impasto meno tecnico, una complessità di materie prime importante sia nella naturalezza, parlo quindi di una materia prima lasciata al naturale che può essere un pesce, un gambero, uno scampo messo su una pizza, fino a una tecnica di lavorazione diversa. Quindi diciamo che è una pizzeria che funziona bene oggi e tutti i giorni porta circa 180 romani anche nei periodi più morti dell'anno, da Roma a Fiumicino, quindi tutte le sere, perché proprio è un tutto tondo con quello che è un'esperienza gastronomica. E questo è secondo me Clementino non è più una pizzeria, ma è un'esperienza ed è un successo a tutti gli effetti. Da lì appunto poi vogliamo far nascere Futura, che adesso te ne racconto, ma prima nasce Ippolito Microforno. Perché? Proprio perché sempre parlando di Fiumicino, Fiumicino aveva bisogno di quello che è il mondo del pane, mancava questo aspetto di pane di qualità, di questo pane vero, concreto, etico, grani ricercati, lievito madre. Purtroppo non si trova facilmente ancora in Italia un pane che sia fondamentalmente più naturale possibile. Quindi nasce Microforno sia come laboratorio di sperimentazione di Clementina, dove nascono tutti gli impasti, sia come... Che è un'estensione di No, è Clementina, dietro, è no? un'altra Dietro? Ok. attività, un altro brand, è un'altra azienda Ok. sostanzialmente che oggi è fornitore di Clementina perché produce determinati prodotti per Clementina, li porta, per Future li porta, per Ippolito che è il ristorante li porta. Nasce quindi Microforno che oggi è un distributore di pane per tanti ristoranti importanti, serviamo tantissimi stellati di altissimo livello, anche 3 stelle Michelin con il pane, facciamo grandi lievitati tutto l'anno e quant'altro. Oh. Ippolito è l'osteria che nasce accanto a Clementina, un'osteria che vuole raccontare a tutto tondo il territorio perché proprio perché Fiumicino regala tante emozioni, ho voluto aprire questa osteria chiamata Ippolito, che poi è il nome del patrono Il di patrono. Fiumicino, e il protettore dei pescatori di Fiumicino, ed ho voluto quindi creare un'osteria che non sia la classica banale osteria dove si parla solo di pesce, ma si parla di territorio veramente, quindi a 360 360 gradi gradi. quello che è il territorio nostro. Tutta questa macchina oggi sono 3 brand che hanno più di 50 dipendenti, abbiamo creato un'azienda. Io penso è proprio una bella soddisfazione del fatto di fare un po' sistema, no, con le realtà locali e valorizzare, no, proprio perché un imprenditore secondo me deve essere anche dal punto di vista non solo appunto imprenditoriale ma anche umano, Certo. cioè fare sistema con il territorio, quindi con le realtà locali, con il produttore locale, anche valorizzare i prodotti, no, come dicevamo prima, no, il fatto di parlare, no, della mandorla di Maccarese, cioè di prodotti che non sono magari mainstream, ma sono delle eccellenze, sono delle qualità assolute. Quindi, no, anche il lato del prodotto, lato umano, tutte queste variabili, no, che poi secondo me sono delle variabili che danno il là al successo. Legato a questo, perché anche riprendo una citazione che hai fatto in un'intervista, tu hai detto che lo stesso rispetto che bisogna avere per le materie prime, bisogna averlo anche per i tuoi dipendenti, no? I tuoi collaboratori. Quindi ti voglio chiedere, secondo te, quali sono le qualità che un imprenditore, un responsabile deve avere per saper gestire le persone, il proprio team, per no? Mantenere sempre accesa quella fiamma, quella motivazione, per incitarli, per fare no? Sistema, fare gruppo. Io dico una frase che mi ha insegnato mio nonno, mi diceva sempre una cosa, quando all'inizio magari potevo arrivare quei 3 secondi di ritardo al ristorante e roba varia, mi ricordo mio nonno, mio padre, mi hanno sempre detto tu devi essere il primo ad arrivare e l'ultimo ad Prima andartene, sono andato. devi essere il primo a lavare i piatti dal giorno 1 al giorno 1000 o 100.000, quello che sia. Quindi diciamo che non devi creare, secondo me, quello che poi magari in un'azienda è sbagliato e andrebbe fatto. Io non ho mai voluto creare un distacco e sono stato sempre il primo a mettermi in gioco, sono tuttora il primo a mettermi in gioco e non ci sono dei livelli differenti tra me e i ragazzi. Questo fa sentire un'unione importante, che siamo una squadra
e ti rende, secondo me, invincibile. E non lo faccio perché voglio sostanzialmente fregare qualcuno e voglio mascherare il mio ruolo. Lo faccio proprio perché, secondo me, stiamo giocando la stessa partita, quindi io non devo essere superiore agli altri o il tuo principale. Io con i ragazzi non mi sento di essere un principale, non li chiamo dipendenti, sono amici. Poi logicamente creo quel distacco perché quando si entra in cucina io sono un militare, sono Rigore. alcune volte anche molto pesante, però loro hanno imparato anche che dentro la cucina c'è una modalità, fuori dalla cucina c'è un'altra modalità. Ti dico una cosa, io non ho mai voluto un parente all'interno delle mie attività. Come mai, se te lo posso chiedere? Oggi con Futuro forse siamo a 70 dipendenti, tanti parenti, cugine, sorelle, mia sorella mi ha chiesto tante volte perché sarebbe impossibile lavorare. Perché secondo me l'intimità familiare non la puoi portare all'interno di una cucina, nel senso non voglio essere contraddittorio, però su quello che sto dicendo, nel senso che allora, io voglio essere più naturale possibile all'interno della cucina, ma ci deve essere un muro che differenzia la vita quotidiana, quindi con i ragazzi vado a bere una birra, scherziamo, ridiamo, parliamo di motori, di calcio, di quello che ti pare, dentro la Vita cucina si professionale. lavora. Certo. Si Testa lavora, non bassa e si pedalare. gioca, non esiste nulla. Con un parente è complicato perché quello che dico sempre, io devo essere il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarmene. Se io oggi faccio entrare mia cugina all'interno del ristorante e mi arriva con 3 minuti di ritardo, avrei difficoltà a gestire poi e andrei a rovinare un po' quelli che sono gli equilibri a livello familiare, no? Perché un dipendente, un collaboratore, quando mi arriva in ritardo, io entro nel sistema militare e da lì non ci arriva più in ritardo, non entra più in ritardo il ristorante. Con un parente diventerebbe complesso, andrei a rovinare degli equilibri. Quindi è questo, si crea un distacco, ma sono nella stessa squadra, nel senso che se c'è da pulire si pulisce, cioè nessuno fa un ruolo inferiore all'altro. Cioè, facendo un focus più su Luca persona, durante tutti questi anni, durante insomma tutto il percorso che hai fatto, c'è mai stato un momento magari anche di difficoltà, un momento in cui tu stavi riconsiderando alcune scelte, magari anche no, fa parte no, del percorso di vita, che uno fa degli errori o magari ripensa a delle scelte che ha fatto, anche il percorso di crescita, no? Mi viene in mente. C'è stato un momento in cui hai sentito questo? Allora, non vorrei sembrare debole, ma tutti i giorni, nel senso che tutti i giorni uno mette in dubbio, no, mette in dubbio tutti i giorni e si Si mette in riflette. gioco. Allora, io dico sempre che noi siamo sul filo del rasoio, nel senso noi è un gioco di equilibri. Oggi gestire un'azienda è un gioco di equilibri, soprattutto perché abbiamo delle complessità legate a 1000 fattori, no? Quello che è oggi la realtà italiana, i costi, il rischio d'impresa, il rischio di fare un errore che possa poi essere determinante per Compromettere, certo. l'attività e quant'altro. Stare sul filo del rasoio ogni giorno ti fa porre delle domande che ti rendono però, secondo me, flessibile e modellabile in maniera che tutti i giorni vai avanti. Quindi non ho mai la sicurezza di fare bene, ho tutti i giorni l'insicurezza di sbagliare. E secondo me però questo è proprio il vantaggio che ci porta a fare meglio. Perché quella sicurezza, quando mi è capitata magari un giorno solo di averla, è quel momento che ti rilassi e fai l'errore. E Sottovaluti, fai sì, sì, invece l'errore, sì. stai sempre allerta, Tutti i no? Se giorni stai, se ti io tutti metti i in giorni gioco. campo d'ansia. Certo. Sono ansioso perché proprio perché e l'ansia mi fa bene, sono contento di avere questo difetto, perché l'ansia è prima del servizio in cucina, l'ansia prima di parlare con un dipendente, l'ansia prima di partire con un servizio, non mi fa sbagliare. Quindi tutti i giorni c'ho questa cosa, sì, tutti i giorni. Senti, io vorrei concludere questa bella chiacchierata chiedendoti se, visto che abbiamo parlato di tante cose, se c'è un aneddoto, una lezione, un incontro che hai fatto in questi anni che ti è rimasto particolarmente nel cuore, che vuoi condividere con noi per lasciarlo agli atti. Onestamente no. Va, fantastico, fantastico. Perché ti ripeto, ogni piccola pillola, ogni piccolo aneddoto che può essere negativo o positivo, un'esperienza sbagliata, un problema con un cliente, un bel ricordo, va nel calderone per Lo vedi poter nei fare tutti i meglio. giorni. Sì, sì, sì. No, mi Ok. piace proprio e non un'esperienza negativa, per quanto mi riguarda non Artefice, è sì. negativa e quella super bella è super bella. Ogni esperienza nel mondo del lavoro
è positiva, che sia negativa, che sia positiva, perché ti migliora. Quindi te ne potrei Per dire me tante, ma non sì, te le sì, dico, sì. nel senso che Per me paradossalmente, anzi, in realtà sono quelle esperienze negative che magari ti insegnano una lezione e ti insegnano, quel qualcosa che poi impari per la prossima volta. certo, Cioè, per me è anche questo, no, un discorso proprio di maturità, non solo professionale, ma anche personale, cioè del vedere le difficoltà come un'occasione per capire assolutamente, che cos'è che posso migliorare, che cos'è che è andato assolutamente. male, che cos'è che si può cambiare e non farlo ricapitare. Ass Cioè, quindi ecco, essere maturi anche da questo punto di vista. Io amo la critica perché la critica ti fa crescere, la critica è l'unico motivo per poter migliorare all'interno di un'azienda, ristorazione, quello che sia. Non amo la critica, passami il termine, ignorante, nel senso che purtroppo oggi siamo anche in un contesto, in ogni ambito, poi non solo quello della ristorazione, dove parla anche chi non può parlare, no, ritorniamo al fatto che a quello che dicevamo prima, deve essere materia scolastica la ristorazione. E la critica si ti fa crescere, ma c'è tanta anche critica sterile, quella critica inutile, della critica Che non porta a nulla. por Fumo negli occhi. porta a rovinare quello che è il nostro paese, la nostra identità e la nostra immagine. Perché poi noi siamo l'Italia ha l'immagine della ristorazione a livello globale e quando la critica stessa italiana, sbagliata, va a rovinare quello che poi invece è il nostro vanto, porta solo un problema a tutti quanti, Non porta valore. non porta valore. Luca, Grazie. è stato un piacere, Mio, mi sono divertito veramente tanto e grazie. abbiamo finito. Fa piacere.